Ciao a tutti. Sul gorgonzola ci sarebbe da parlare per ore, però cerchiamo di riassumere. Se è nato a Gorgonzola o a Novara a noi non interessa dal punto di vista tecnico. Il gorgonzola, come taleggio, robiola, è un formaggio della famiglia degli stracchini. C'è una storia secondo la quale il gorgonzola è nato da uno stracchino andata male. Ora mi sembra molto strano che su uno stracchino andata male si siano formate proprio le muffe del gorgonzola. Penso, molto probabile, che magari uno stracchino ha stagionato un po' di più, si è formata qualche muffa e si è capito che si poteva creare un formaggio, diciamo uno stracchino stagionato, però aggiungendo la muffa opportuna, che poi è quella del gorgonzola. Su internet ci sono tanti video, c'è una versione semplificata del gorgonzola, sono tutti video piuttosto simili. Io ho provato questa versione e vi posso dire che viene veramente un ottimo formaggio, ma non è un gorgonzola, cioè è un ottimo formaggio erborinato. Noi invece oggi faremo il gorgonzola secondo il disciplinare, che chiaramente basta scaricarlo da internet, lo metterò anche sul gruppo Facebook dei formaggi, e non c'è niente di difficile. Però voglio fare due parole sulla versione semplificata. La versione semplificata è fatta aggiungendo al latte lo yogurt come acidificante e le muffe prese da un altro gorgonzola. Allora, aggiungere al latte lo yogurt invece dei batteri, le colture starter, non vedo, diciamo, il vantaggio di aggiungere una cosa che non è completamente pertinente, perché andare a comprare un vasetto di yogurt per usarne un cucchiaino o comprare seduti comodi a casa su Amazon le colture starter che tenete in surgelatore sono molto più precise dello yogurt e servono per 100.000 litri di latte e costano pochissimo. Allora io sinceramente vi consiglio di comprare le colture starter. Per quanto riguarda l'aggiunta della muffa, prendere la muffa da un pezzo di gorgonzola, anche lì la muffa si compra tranquillamente su internet, poi parleremo della muffa, però voglio dire, almeno su internet, vi lascio il link, avete il dosaggio preciso. Prendere una muffa dal pezzo di gorgonzola non sapete quanto poi ve ne esce fuori, dipende sempre dal livello di perfezione del formaggio che volete raggiungere. Ora, prendere un pezzo di gorgonzola da un pezzo di formaggio è giusto scioglierlo del latte, frullare bene, però io personalmente non lo metterei la sera prima in un bicchiere di latte e lo coprirei, perché la muffa per svilupparsi ha bisogno di ossigeno. Se noi lo copriamo, allora diciamo che facciamo una cosa secondo me che non va bene. Quindi se proprio volete usare la muffa di un altro gorgonzola, la sciogliete nel latte, la frullate bene e poi immediatamente la aggiungete al latte prima di aggiungere il caglio. Tanto la muffa per svilupparsi nel formaggio ha bisogno di tanti giorni e, come ho appena detto, di ossigeno. Bene, adesso invece parliamo un attimo e poi faremo il gorgonzola secondo il disciplinare, chiaramente cercando di rispettarlo il più possibile. Ci sono cose che non potremo rispettare, cose che non vorremmo rispettare. Un esempio, il gorgonzola viene fatto con il latte pastorizzato intero. Io, per esempio, per scelta personale, preferisco non pastorizzarlo perché è più gustoso. A questo latte vengono aggiunte 3 cose prima del caglio. Non 2, non solo le muffe e i batteri. Vengono aggiunti i batteri selezionati, quindi le colture starter, detto in poche parole, questa polverina, viene aggiunta una muffa e vengono aggiunti dei lieviti. Allora, muffa, quale muffa? Anche lì su internet vedo una discussione, il Penicillium glaucum, il Penicillium roqueforti, che è poi quello del Roquefort francese. Allora, uno può scrivere cosa vuole. Qual è il metodo migliore per sapere qual è la vera muffa del gorgonzola? Comprare diversi gorgonzola del supermercato, leggere dietro gli ingredienti e vedere cosa c'è scritto. Allora, io ho sempre trovato il Penicillium roqueforti, quindi questo glaucum, non lo so a cosa serve. Altra cosa che ho fatto è chiamare
diciamo, i produttori in Italia di muffe del gorgonzola e tutti mi hanno detto che ci vuole il Roccheforti. Quindi, evidentemente, il gorgonzola direi che almeno per conto mio si fa con il Penicillium Roccheforti. Se qualcuno lo fa col glaucum, questo non lo so. Allora, ultima cosa da mettere che non viene mai detto sono i lieviti. Allora, nel gorgonzola vengono aggiunti, assieme a questo, ai batteri e alla muffa, dei lieviti che sono della famiglia Saccharomyces cerevisiae, o come si legge in italiano Saccharomyces cerevisiae, che è la stessa famiglia del lievito di birra, anche del lievito di vino, solo che non potete usare il lievito di vino o il lievito di birra perché sono lieviti trattati diversamente, è diverso il numero di cellule attive, ma anche quelli si comprano facilmente su internet. Se volete fare proprio un buon gorgonzola. Allora, è un po' come dire, siamo tutti esseri umani, però quello che viene trattato diversamente, che va in palestra, per dire, è più forte. Stessa cosa più o meno è per i lieviti, quindi dovete prendere questo lievito qua per questo gorgonzola. Aggiunte tutte queste cose, si scalda il latte a una temperatura che non potete decidere voi, diciamo che dovete rispettare quella del disciplinare, questo range, si aggiunge il caglio, che è caglio di vitello, e il resto lo vediamo fra un attimo. Sciogliamo in pochissima acqua le colture starter, i batteri, la muffa, i lieviti e il caglio. Sia la muffa che il caglio sono già liquidi, ma per piccoli dosaggi, per distribuirli bene nel latte, è meglio scioglierli in poca acqua. Oggi sono molto preciso col gorgonzola. La muffa la potete comprare sia liquida sia in polvere. Io le ho entrambe. È più facile da reperire quella in polvere. Diciamo che in quella in polvere c'è una parte anche inerte, quindi per piccoli dosaggi non siamo sicuri della quantità, diciamo, di quella che preleviamo, di quanta parte attiva c'è, quindi se trovate quella in polvere, in liquida, secondo me è meglio. Comunque vi assicuro che va benissimo anche quella in polvere. Se vi viene un po' meno muffa o un po' di più, non fa niente. Iniziamo a scaldare il latte e mentre lo scaldiamo aggiungiamo i batteri, le colture starter, la muffa e il lievito e chiaramente mescoliamo bene. Io, per quanto riguarda il lievito e la muffa, vi ho dato le dosi precise, calcolate in base alla dose indicata sulla confezione. Le confezioni in genere sono per grandi quantitativi di latte. Io, siccome non ero sicuro della parte attiva prelevata, per quanto riguarda appunto muffa e lievito, ne ho aggiunto un goccio di più. A cosa servono i lieviti? Servono per dare al gorgonzola quella tipica pasta caratteristica. Se non li mettete viene buono uguale, però oggi voglio fare una ricetta precisa. Il latte, io ho quello fresco del contadino, se volete seguire il disciplinare lo dovete pastorizzare, quindi a 72 gradi per 15 secondi o a 60 gradi circa per 30 minuti, poi chiaramente in entrambi i casi lo raffreddate velocemente, oppure, tanto non dobbiamo vendere il gorgonzola, ma lo facciamo per noi, potete usare il latte non pastorizzato, il gorgonzola viene più gustoso. Se invece usate il latte del supermercato perché avete quello, quindi pastorizzato, dovete usare quello intero del banco frigo, viene un ottimo formaggio, ve lo assicuro, per quanto riguarda il gorgonzola va benissimo. Chiaramente vi consiglio di integrarlo con il cloruro di calcio, lo trovate su internet, vi lascio il link, dose sempre sulla confezione. Mentre scaldate il latte, mi raccomando, mescolatelo continuamente per farlo scaldare uniformemente. Dobbiamo scaldarlo a una temperatura, dice il disciplinare, fra 28 e 36 gradi. Il disciplinare lascia un po' di spazio, altrimenti tutti i gorgonzola sarebbero uguali. Io ho deciso di scaldarlo fino alla temperatura di 34 gradi. Aggiungiamo il caglio e mescoliamo bene, anche per un minutino.
Mi sono fermato un attimo prima dei 34 gradi perché comunque la temperatura poi sale sempre di 1 o 2 gradi dopo aver spento il fuoco. Dopo aver girato bene, fermiamo il giro del latte, copriamo e aspettiamo. Io ho deciso di aspettare 30 minuti. Dopo 30 minuti si è formata la cagliata, facciamo un taglio a cubi di 3-4 centimetri. La regola è sempre la stessa: più i cubi sono grossi, più il gorgonzola verrà a pasta molle. Lì siete voi che dovete scegliere. Quindi copriamo e aspettiamo 15 minuti. Dopo 15 minuti spostiamo il formaggio delicatamente nelle formine per formaggio. Io userò due formine diametro 11,5 cm, altezza 8, una formina diametro 9, altezza 4 e un'altra diametro 9, 9,5 e altezza 5. Se volete seguire il disciplinare dovete usare una formina più grande, però comunque è anche diverso la quantità di latte necessaria per rispettare il disciplinare. Diciamo che la dimensione della forma chiaramente un po' influisce sulla maturazione del gorgonzola, cioè sulla consistenza finale del nostro formaggio, però io avevo queste formine, ho già fatto il gorgonzola così e vi assicuro che vengono dei formaggi fantastici, soprattutto le due formine grosse vengono una favola. Addirittura mi è uscita una mini forma, proprio un mini gorgonzola. Adesso lo lasciamo scolare a temperatura ambiente 22 gradi 15 minuti e dopo 15 minuti faccio il primo rivoltamento e lo lascio scolare altri 15 minuti sempre a temperatura ambiente 22 gradi. Dopo altri 15 minuti un altro rivoltamento. Adesso lo lasciamo a temperatura ambiente, io ho 22 gradi, per 16 ore, poi dipende sempre dalla consistenza, possono essere 12, possono essere 24, lì dovete gestirvi il vostro gorgonzola, io l'ho rivolto tranquillamente ogni 6 ore circa. Dopo 16 ore salatura a secco, allora il calcolo diciamo sarebbe indicativamente 3 grammi di sale ogni 100 grammi di formaggio. Io faccio per le forme grandi un cucchiaino per lato e per le forme piccole un po' di meno. Vado molto a occhio. Se volete sul canale c'è un video, vi lascio il link, tutti i tipi di salatura dei formaggi spiegati in modo piuttosto preciso. Ecco, lo massaggiamo bene e lo lasciamo alla temperatura di 22 gradi per 24 ore. Secondo il disciplinare, la salatura deve avvenire fra i 18 e i 24 gradi. Io ho deciso 22 gradi. Dopo 24 ore capovolgiamo il formaggio, effettuiamo la seconda salatura. Se avete pesato il formaggio, quindi 3 grammi di sale ogni 100 grammi di formaggio, ve lo dividete in funzione dei lati. Io vado di nuovo con il cucchiaino per lato, salo leggermente i bordi nelle forme più alte. Allora, durante la salatura il formaggio lo lascio nella formina per il semplice fatto che non ha ancora raggiunto la consistenza desiderata, per me. Se lo togliessi dalla formina, lui si abbasserebbe troppo adesso. Lo lasciamo quindi di nuovo a temperatura fra i 18 e i 24 gradi
io ho scelto 22 gradi, per altre 24 ore. Chiaramente nelle formine più piccole ci mettiamo meno sale. Dopo altre 24 ore togliamo il formaggio dalla formina e lo foriamo. Si può effettuare il terzo giorno una terza salatura leggera, sempre a secco. Io non la effettuerò questa quantità di sale, va benissimo. Mi raccomando, forarlo bene. Io uso il termometro da cucina, ma delicatamente, perché è un formaggio ancora molto delicato. Adesso lo mettiamo a stagionare, minimo 50 giorni per quello dolce, 80 per quello piccante. Io sto facendo quello dolce, lo lascerò anche un po' meno di 50 giorni, perché sono forme piccole e io sono impaziente. Lo metto su una griglia, i primi giorni perderà del siero, che purtroppo non è riutilizzabile perché c'è la muffa. I primi giorni lo capovolgo ogni giorno, poi più raramente. La temperatura di stagionatura è fra i -1 e i 7 gradi, quindi va benissimo il frigorifero a 4 gradi. Umidità relativa fra l'85 e il 100%. Io ho un piccolo igrometro, vi lascio il link, costa pochissimo. Se serve, mettete, non so, del vapore, una tazzina d'acqua calda lì vicino. Nei giorni successivi effettuerò altre 2 forature per favorire meglio lo sviluppo delle muffe. Allora, questo gorgonzola starà in un contenitore non chiuso ermeticamente. Mi raccomando, anche se fa odore, non fa niente, perché il gorgonzola deve respirare, le muffe hanno bisogno di ossigeno, quindi non va chiuso ermeticamente. Durante i primi 7 giorni l'ho lasciato a una temperatura un po' più alta, sui 12-15 gradi, per favorire lo sviluppo delle muffe, così mi è stato consigliato. Dopo 15 giorni preparo una piccola salamoia, 1 litro d'acqua e un cucchiaino di sale, circa 6 grammi, e lavo la crosta del formaggio. Quindi lo lascio stagionare e dopo un mese e qualche giorno di stagionatura, fra poco vi farò vedere il risultato. Vedete che dopo 15 giorni comunque già la muffa ha cominciato a formarsi. Eccolo qua, è stato una ventina di minuti fuori dal frigo, così deve essere per ogni formaggio. Non so se riuscite a vedere come è venuto bene, sono estremamente soddisfatto e orgoglioso, c'è proprio la goccia, è venuto perfetto questo gorgonzola, proprio la combinazione delle muffe, del lievito, insomma dei batteri. Allora, che dire, provatela a fare. Con questo gorgonzola io farò sicuramente degli gnocchi, farò una ricetta veloce che metterò sul canale, ma questo gorgonzola è buonissimo così, proprio con un pezzo di pane. Come avete potuto vedere, fare un buon gorgonzola in modo professionale è molto facile. Vi invito veramente a provare a farlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, al gruppo Facebook sui formaggi, tutto in descrizione. In descrizione trovate anche i link su dove comprare tutte queste cose su Amazon, e se qualcuna non c'è, basta che me lo chiedete, ci sono i commenti e c'è la mail. A breve spero di potervi fare il taleggio a crosta lavata. Sul canale c'è già un formaggio con la muffa che è il Roquefort, vi lascio il link, che è simile al gorgonzola fatto con latte di pecora, molto buono, formaggio francese, e spero di poter fare a breve il brie o il camembert, vediamo, con un altro tipo di muffa, e il cambozola, che è un misto fra camembert e gorgonzola, quindi contiene entrambe le muffe. Carissimi, ci vediamo molto molto presto.